Lezione 1. Consigli di cucina. Cucinare a volte può essere piuttosto impegnativo, non credi? Assolutamente. Faccio sempre fatica a trovare i sapori giusti. Bene, posso aiutarti a decidere quali ingredienti usare per un piatto delizioso. Sarebbe fantastico. Potresti darmi qualche consiglio anche sul condimento? Certo. Il condimento è fondamentale per esaltare il gusto del cibo. Ho sentito dire che usare erbe fresche può fare una grande differenza. È vero? Sì, le erbe fresche aggiungono un sapore vivace ai tuoi piatti. Dovresti assolutamente provarli. Mi assicurerò di includere più erbe fresche nella mia cucina. Grazie per il consiglio. Siete i benvenuti. Ricordati di assaggiare il cibo mentre cucini per regolare il condimento. Lo terrò a mente. Apprezzo il tuo aiuto, John. È un piacere per me, Anna. Buona cucina. Lezione 2. Cambio di valuta. Questo è fantastico. C'è una commissione o una commissione per lo scambio di denaro qui? No, fortunatamente non ci sono costi o commissioni per il cambio di valuta. È bello saperlo. Ho avuto esperienze in cui le tariffe erano piuttosto alte. Sì, alcuni luoghi possono addebitare commissioni esorbitanti per il cambio di denaro. È importante conoscere le tariffe e le commissioni prima di effettuare uno scambio. Assolutamente. È sempre una buona idea confrontare le tariffe per ottenere l'offerta migliore. Sono d'accordo, è meglio scambiare denaro in un luogo affidabile e rispettabile. Questo è vero. È anche utile verificare se hanno un tasso di cambio equo. Mi assicurerò di fare le mie ricerche prima di cambiare valuta la prossima volta. Questo è un approccio saggio. Può farti risparmiare qualche soldo a lungo termine. Lezione 3. Prendere l'autobus. Ok, andiamo subito lì e prendiamo l'autobus. Certo, non perdiamo altro tempo. Non vogliamo perdercelo. Giusto. È importante essere puntuali quando si tratta di trasporto pubblico. Assolutamente. Gli autobus hanno orari fissi e dobbiamo essere lì in orario. Controllerò gli orari degli autobus per vedere quando arriva il prossimo. Questa è una buona idea. Possiamo pianificare il nostro tempo di conseguenza. Sembra che il prossimo autobus arriverà tra una decina di minuti. Fantastico. Abbiamo abbastanza tempo per arrivarci senza fretta. Assicuriamoci di avere il biglietto dell'autobus pronto prima di salire a bordo. Sì, è sempre meglio essere preparati. Non vogliamo ritardare la fila. Lezione 4. Rivolgersi a un pubblico specifico. Sono ancora efficaci ma costosi. Dovremmo rivolgerci a un pubblico specifico? Questo è un buon punto. Rivolgersi a un pubblico specifico può produrre risultati migliori. Ci consente di concentrare le nostre risorse sul raggiungimento delle persone giuste. Esattamente. Possiamo adattare il nostro messaggio per entrare in sintonia con quel particolare gruppo. Ci aiuta anche a allocare il nostro budget in modo più efficiente. Sì, possiamo evitare di sprecare risorse con persone che non sono interessate.
Rivolgendoci a un pubblico specifico, possiamo aumentare le possibilità di successo. Questo è vero. Si tratta solo di trovare le persone giuste che probabilmente risponderanno. Dovremmo condurre ricerche di mercato per identificare il nostro pubblico di riferimento. Concordato. Comprendere le loro preferenze ed esigenze sarà fondamentale. Lezione 5. Impatto sugli ascensori e sull'aria condizionata. Ciò influirà sul funzionamento degli ascensori e dell'aria condizionata? È possibile. Le interruzioni di corrente possono interrompere il funzionamento di tali sistemi. Questo potrebbe essere un problema, specialmente negli edifici alti e nei climi caldi. Sì, gli ascensori potrebbero smettere di funzionare e l'aria condizionata potrebbe risentirne. È importante disporre di sistemi o generatori di backup. Assolutamente. L'alimentazione di backup può garantire la continuità dei servizi essenziali. Il comfort e la sicurezza delle persone dovrebbero essere una priorità in tali situazioni. Sono d'accordo, preparazioni adeguate possono ridurre al minimo l'inconveniente causato. Speriamo che vengano prese le misure necessarie per prevenire gravi interruzioni. Anzi, essere proattivi è fondamentale per gestire tali situazioni in modo efficace. Lezione 6. Fare la spesa. Prendiamo dei panini e delle zuppe in scatola. Non dimenticate snack come le patatine. Sembra un buon piano. Possiamo mangiare velocemente e facilmente. Vado a prendere del pane e dei salumi per i panini. Mi assicurerò di scegliere una varietà di zuppe in scatola per alcune opzioni. Ottima idea, e non dimentichiamo di controllare le date di scadenza. Assolutamente. Vogliamo assicurarci che tutto sia fresco e sicuro da mangiare. Gli snack come le patatine aggiungeranno un po' di croccantezza al nostro pasto. Prenderò qualche borsa. Suona bene. Consideriamo anche eventuali preferenze o restrizioni alimentari. Giusto. Dovremmo cercare opzioni che soddisfino esigenze diverse. Lo terrò a mente quando scelgo gli snack. Grazie per avermelo ricordato. Nessun problema, andiamo a fare la spesa a prendere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Concordato. Avremo un pasto delizioso e conveniente in pochissimo tempo. Lezione 7. Apprezzare l'arte. Sono particolarmente attratta dai dipinti e dalle sculture. Tu che ne dici, Anna? Apprezzo tutte le forme d'arte, ma ho un debole per la fotografia. Questo è interessante. La fotografia può catturare prospettive uniche. Sì, è un mezzo potente in grado di trasmettere emozioni e raccontare storie. Dipinti e sculture, invece, possono essere visivamente accattivanti. Sicuramente. L'uso di colori, texture e forme può essere affascinante. È affascinante come gli artisti possano esprimere la loro creatività attraverso diversi mezzi. L'arte ci permette di vedere il mondo da una lente diversa ed esplorare nuove idee. Questo è vero. È un modo per entrare in contatto con la visione e l'interpretazione dell'artista. Che si tratti di un dipinto, di una scultura o di una fotografia, l'arte ha il potere di ispirare. Lezione 8.
voglia di lasagna. E funghi. Adoro le lasagne. Anna, stai seguendo una ricetta? Sì, ho una ricetta collaudata che mi piace usare. Questo è ottimo. Le lasagne fatte in casa sono sempre una delizia. Anzi, gli strati di pasta, salsa, formaggio e funghi fanno venire l'acquolina in bocca. È un piatto confortante che unisce le persone. Assolutamente. È perfetto per riunioni di famiglia o serate accoglienti a casa. Non vedo l'ora di assaggiare le tue deliziose lasagne, Anna. Mi assicurerò di prepararlo con amore e cura. Sono sicuro che sarà fantastico. La lasagna è un classico preferito da molti. Grazie per le belle parole, John. Spero che ti piaccia. Lezione 9. Collaborazione con la gente del posto. Stavo pensando ai potenziali vantaggi di questa strategia. Collaborando con la gente del posto, possiamo ottenere informazioni e connessioni preziose. Questo è vero. Hanno una profonda conoscenza del mercato e della cultura locali. La loro esperienza può aiutarci ad affrontare le sfide e adattare il nostro approccio. La collaborazione con la gente del posto promuove anche il coinvolgimento e il sostegno della comunità. Assolutamente. Dimostra il nostro impegno a lavorare insieme per il successo reciproco. È importante costruire relazioni significative e promuovere la fiducia. Coinvolgendo la gente del posto, possiamo creare un impatto positivo e contribuire alla comunità. Credo che questo approccio porterà alla sostenibilità e alla crescita a lungo termine. Lezione 10. Navigare per la città. Prendi la seconda a sinistra. La banca sarà alla tua destra. Ho capito. Faccio la curva e tengo d'occhio la banca. È un buon punto di riferimento per guidarci nella giusta direzione. Apprezzo le tue doti di navigazione, John. Sta rendendo il nostro viaggio più facile. Sono felice di poterti aiutare. Navigare in città a volte può essere difficile. Sì, soprattutto se non conosci la zona. Prestare attenzione ai segnali stradali e ai punti di riferimento può renderlo meno scoraggiante. Assolutamente. Si tratta solo di rimanere concentrati e seguire le indicazioni. Raggiungeremo la nostra destinazione in pochissimo tempo. Ancora un po'. Grazie per avermi guidato, John. Ora mi sento più fiducioso. Benvenuta, Anna. Sono felice di averti potuto aiutare. Lezione 11. Edificio bianco nel parco. Hai notato quell'edificio bianco nel parco? Sì, l'ho fatto. Mi chiedo se sia stato costruito prima o dopo il gazebo bianco. Penso che l'edificio bianco sia stato costruito dopo il gazebo. Questo è interessante. Ho sempre pensato che il gazebo fosse l'aggiunta più recente. No, ricordo di aver letto che l'edificio bianco era stato costruito per ospitare l'amministrazione del parco. Oh, capisco. Quindi serve a uno scopo pratico. Esattamente. È una bella aggiunta alle strutture del parco.
Sono d'accordo, l'edificio bianco aggiunge un tocco di eleganza all'ambiente circostante. E completa abbastanza bene il design del gazebo. Sicuramente. Il colore bianco li unisce bene. È affascinante come l'architettura possa esaltare la bellezza di un parco. Assolutamente. Dimostra quanta attenzione è stata dedicata alla progettazione del parco. Sono contento che abbiano deciso di includere l'edificio bianco. Lezione 12. Precisione dei tester dei negozi. Sai, a volte i tester nei negozi non sono precisi. Sì, l'ho sperimentato anch'io. Può essere piuttosto frustrante. È importante tenerlo a mente quando si provano i prodotti. Assolutamente. È sempre una buona idea ricontrollare i risultati. Penso che sia perché i tester sono usati da così tante persone. Questo è vero. Possono usurarsi o contaminarsi nel tempo. È anche possibile che non siano calibrati correttamente. Sì, i problemi di calibrazione possono sicuramente influire sulla precisione. Quindi, è consigliabile utilizzare i tester come guida generale piuttosto che affidarsi completamente a loro. Sono d'accordo, è sempre una buona idea fare qualche ricerca e leggere anche le recensioni. In questo modo, possiamo prendere decisioni più informate prima dell'acquisto. Sicuramente. Meglio essere ben informati che delusi in seguito. Ho imparato quella lezione a mie spese alcune volte. Anche io. Fa tutto parte dell'esperienza di acquisto, suppongo. Lezione 13. Andare a Londra. Vado a Londra. Che ne dici di te? Anch'io vado a Londra. Sembra che siamo sullo stesso itinerario. Questo è ottimo. Possiamo esplorare la città insieme. Assolutamente. È sempre più divertente stare in compagnia mentre si viaggia. Sei mai stato a Londra? Sì, l'ho fatto. Adoro la ricca storia e l'atmosfera vibrante della città. C'è così tanto da vedere e da fare. Sono entusiasta di visitare i famosi monumenti. Dovremmo assolutamente pianificare il nostro itinerario e sfruttare al massimo il nostro tempo lì. Sono d'accordo, voglio visitare il British Museum e fare una passeggiata lungo il Tamigi. E non possiamo perderci Buckingham Palace e la Torre di Londra. Sarà un viaggio fantastico. Non vedo l'ora di provare il fascino di Londra. Anche io. Assicuriamoci di provare anche un po' di cucina tradizionale inglese. Sicuramente. Il fish and chips e il tè pomeridiano sono un must. Lezione 14. Comparazione dei prezzi. Ottimo, possiamo confrontare i prezzi e scegliere le migliori opzioni. Questo è un approccio intelligente. È sempre bene essere consapevoli del nostro budget. Assolutamente. Londra può essere una città cara, ma ci sono modi per risparmiare denaro. Ho sentito che alcune aree offrono opzioni di acquisto più convenienti. Sì, mercati come Camden Market e Portobello Road sono noti per i loro reperti unici. E possiamo anche cercare sconti e vendite nei grandi magazzini.
Lo shopping online potrebbe essere un'altra opzione da considerare. È vero, possiamo confrontare i prezzi e trovare buone offerte sui siti web. È importante tenere d'occhio i costi nascosti come le spese di spedizione. Sì, possono sommarsi. Dovremmo sempre leggere le clausole scritte in piccolo. Concordato. Essendo diligenti, possiamo far sì che i nostri soldi vadano oltre. Ciò significa maggiori opportunità per godersi le attrazioni e le esperienze della città. Lezione 15. Erbe facili da coltivare. Puoi suggerirmi delle erbe facili da coltivare per il mio giardino? Sicuramente. Il basilico è un'ottima scelta. Vive in luoghi soleggiati. Sembra perfetto. Adoro l'aroma e il gusto del basilico fresco. Dovresti anche considerare di coltivare la menta. È incredibilmente resistente e versatile. La menta sarebbe un'ottima aggiunta. Posso usarlo per tè e cocktail. Un'altra erba da considerare è il rosmarino. È abbastanza resistente e aggiunge sapore a molti piatti. Mi piace cucinare con il rosmarino. Aggiunge una meravigliosa fragranza alle carni arrostite. Se ti piacciono le spezie, prova a coltivare dei peperoncini. Questa è un'ottima idea. Posso aggiungere un po' di calore ai miei piatti. Infine, il prezzemolo è un'erba popolare che è facile da coltivare e aggiunge freschezza ai pasti. Includerò sicuramente il prezzemolo nel mio orto. Grazie per i suggerimenti. Siete i benvenuti. Buon giardinaggio. Lezione 16. Test prima dell'acquisto. Ho un'idea. Potremmo testarlo prima di effettuare un acquisto. Questa è una buona idea. I test possono aiutarci a prendere una decisione migliore. Possiamo provare una versione demo o prenderla in prestito da qualcuno. Sì, in questo modo possiamo vedere se soddisfa le nostre esigenze. I test ci daranno un'esperienza pratica. E possiamo valutarne la qualità e la funzionalità. Dovremmo anche controllare le recensioni e le valutazioni dei clienti. Questo è importante per farsi un'idea delle esperienze altrui. I test ci aiuteranno a evitare il rimorso dell'acquirente. È un approccio intelligente per prevenire rimpianti in seguito. Raccogliamo maggiori informazioni e confrontiamo le opzioni. Sicuramente, è necessaria una ricerca approfondita. Dovremmo fare una lista di controllo delle funzionalità da testare. In questo modo non perderemo nessun aspetto importante. I test ci daranno fiducia nella nostra decisione. E possiamo fare un acquisto ben informato. Lezione 17. Iniziare con Produce. Ok, iniziamo con i prodotti. È un buon punto per iniziare la nostra pulizia. Dovremmo lavare accuratamente frutta e verdura. Sì, una pulizia adeguata ne garantisce la sicurezza. Possiamo usare un detergente delicato per frutta e verdura. Ciò contribuirà a rimuovere sporco e residui. Prestiamo attenzione anche alle verdure a foglia verde. Possono ospitare batteri, quindi il risciacquo è importante. Dovremmo anche controllare eventuali articoli avariati.
Rimuoverli eviterà la contaminazione. Iniziare con i prodotti pone le basi giuste. È fondamentale per mantenere la pulizia in cucina. Lezione 18. Controllo delle previsioni del tempo. Sicuramente, e non dimenticare di controllare le previsioni del tempo prima di fare i bagagli. Questo è un buon promemoria. Le condizioni meteorologiche possono influire sui nostri piani. Dovremmo sapere se pioverà o ci sarà il sole. Ci aiuterà a mettere in valigia abbigliamento e attrezzatura adeguati. Possiamo controllare le previsioni su un'app meteo affidabile. In questo modo possiamo ottenere informazioni accurate e aggiornate. È importante essere preparati per diversi scenari. Sì, dobbiamo fare le valigie di conseguenza per eventuali cambiamenti meteorologici. Controllare le previsioni ci aiuterà a prendere decisioni informate. E ci assicura di essere pronti per qualsiasi cosa ci capiti. Lezione 19. Limitazioni ai passeggeri. Ci sono limitazioni al numero di passeggeri che la navetta può ospitare? Questa è una buona domanda. Dovremmo verificare con il servizio navetta. È importante sapere se c'è una capacità massima. In questo modo possiamo pianificare di conseguenza ed evitare qualsiasi problema. Dovremmo anche considerare il comfort e la sicurezza di tutti i passeggeri. Sì, il sovraffollamento può causare disagi e potenziali pericoli. Possiamo chiedere informazioni su eventuali restrizioni o linee guida. Questo ci aiuterà a prendere accordi per la comodità di tutti. Le limitazioni dei passeggeri garantiscono una guida fluida e piacevole. È necessario per un'esperienza di trasporto positiva. Lezione 20. Scegliere tra Italia e Francia. Sono diviso tra Italia e Francia. Sono interessata a entrambe. È una decisione difficile. Sono entrambe destinazioni fantastiche. L'Italia offre una ricca storia e una cucina deliziosa. Sì, puoi esplorare antiche rovine e concederti pasta e gelato. La Francia, d'altra parte, ha una bellissima architettura e una cucina rinomata. Questo è vero. Puoi visitare monumenti iconici e assaporare dolci francesi. Dovrei considerare le attrazioni e le attività specifiche di ogni paese. È importante pensare a ciò che ti interessa di più. Posso anche cercare guide e consigli di viaggio. Ciò fornirà informazioni preziose per aiutarti a decidere. La scelta tra Italia e Francia richiede un'attenta considerazione. Prenditi il tuo tempo e valuta i pro e i contro di ogni destinazione. Lezione 21. Equilibrio tra lavoro e vita privata. Assolutamente, è importante avere un equilibrio tra lavoro e vita privata, giusto? Non potrei essere più d'accordo. È fondamentale per il nostro benessere. L'equilibrio tra lavoro e vita personale può ridurre lo stress. Questo è vero. Ci permette di rilassarci e ricaricarci. Inoltre ci aiuta a mantenere buoni rapporti con la famiglia e gli amici. Sì, trascorrere del tempo di qualità con i propri cari è essenziale. Per raggiungere l'equilibrio tra lavoro e vita privata è necessario stabilire dei limiti. Stabilire dei limiti ci aiuta a dare priorità al nostro tempo e alle nostre energie.
Dovremmo imparare a dire di no quando è necessario. Dire no ci permette di concentrarci su ciò che conta davvero. È anche importante programmare il tempo per la cura di sé. Prenderci cura di noi stessi ci assicura di rimanere sani e felici. E ricorda, l'equilibrio tra lavoro e vita privata sembra diverso per tutti. Questo è corretto. Si tratta di trovare ciò che funziona meglio per noi. Quindi, cerchiamo di raggiungere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Concordato. È essenziale per il nostro benessere generale. Assolutamente. Facciamolo diventare una priorità nella nostra vita. Lezione 22. Chiedi consiglio. Ogni volta che hai bisogno di consigli, non esitare a contattarci. Grazie John. Apprezzo la tua disponibilità ad aiutare. Credo nel sostenerci a vicenda nei nostri sforzi. È un ottimo atteggiamento da avere. Il supporto è prezioso. Tutti affrontiamo delle sfide e la ricerca di consigli può fornire una guida. Sì, i consigli degli altri possono offrire nuove prospettive. È importante ricordare che chiedere aiuto non è una debolezza. Giusto. Chiedere aiuto dimostra forza e voglia di crescere. Quindi, non esitare mai a contattarci quando hai bisogno di una guida. Lo terrò a mente. È rassicurante avere il tuo sostegno. Sono felice di poter essere lì per te. Stiamo affrontando questa cosa insieme. Grazie John. Ricorderò sicuramente la tua offerta. Benvenuta, Anna. Sono qui per aiutarti ogni volta che ne hai bisogno. Lezione 23. Hobby e interessi. Oltre alla pittura, mi piace il giardinaggio. E tu, Anna? Non sono così esperto, ma mi piace anche il giardinaggio. Il giardinaggio è un ottimo modo per entrare in contatto con la natura. È vero. È rilassante e appagante vedere le piante crescere. Inoltre, puoi coltivare la tua frutta e verdura. Sì, è gratificante mangiare ciò che hai coltivato tu stesso. E anche il giardinaggio può essere una forma di esercizio. Sicuramente. Ti mantiene attivo e migliora la forma fisica. È meraviglioso trovare gioia negli hobby al di fuori del lavoro. Assolutamente. Gli hobby forniscono un equilibrio e portano felicità. Quindi, continuiamo a perseguire i nostri hobby e interessi. Concordato. Aggiungono ricchezza alla nostra vita e ci rendono felici. Esattamente. Continuiamo a esplorare e ad apprezzare le nostre passioni. Lezione 24. Fare la spesa. Ehi, hai finito di fare la spesa per la settimana? No, ho ancora alcune cose sulla mia lista. Pianificare in anticipo può rendere più efficiente la spesa. Sì, fare una lista mi aiuta a rimanere organizzato. Inoltre previene gli acquisti impulsivi e consente di risparmiare denaro. Questo è vero. Mi attengo alla mia lista per evitare acquisti inutili. Hai preso in considerazione la possibilità di fare la spesa online? Sì, è comodo, soprattutto nei giorni di punta. Lo shopping online può far risparmiare tempo e offrire opzioni di consegna. Ci proverò.
Sembra una buona idea. Ricordati di controllare gli sconti e confrontare i prezzi. Lo farò. Risparmiare è sempre un vantaggio. Fantastico. Buona fortuna con il resto dei tuoi acquisti. Lezione 25. Risorse fai da te e Internet. E leggi libri fai da te? No, ma trovo che Internet sia un'ottima risorsa. Questo è vero. È una vasta fonte di informazioni e tutorial. Ho imparato molto dai blog e dai siti web fai da te. I progetti fai da te possono essere divertenti e gratificanti. Sicuramente. Ci permette di essere creativi e di apprendere nuove competenze. Internet fornisce istruzioni dettagliate per vari progetti. Sì, è come avere un insegnante virtuale a portata di mano. Basta essere cauti e ricontrollare le fonti affidabili. Mi assicuro sempre di verificare le informazioni che trovo. Questo è saggio. È importante affidarsi a fonti credibili. Concordato. Internet può essere un prezioso strumento di apprendimento. Quindi, continuiamo a esplorare Internet per trovare ispirazione fai da te. Assolutamente. C'è così tanto che possiamo scoprire e creare. Sfruttiamo al massimo le risorse a nostra disposizione. Lezione 26. Imparare le riparazioni fai da te. Hai mai provato a fare delle riparazioni da sola, Anna? No, non ho davvero fatto alcuna riparazione, ma mi interessa imparare. Questo è fantastico. Le riparazioni fai da te possono farti risparmiare denaro e darti un senso di realizzazione. Sono d'accordo, risolvere le cose da soli dà il potere. Puoi iniziare con attività semplici come riparare un rubinetto che perde o sostituire una lampadina. Sembrano buoni progetti per principianti. Li proverò. Ci sono molti tutorial e video online per guidarti nel processo. Questo è utile. Mi assicurerò di fare qualche ricerca prima di iniziare. Ricorda di dare priorità alla sicurezza e di utilizzare gli strumenti giusti per ogni lavoro. La sicurezza è importante. Prenderò tutte le precauzioni necessarie. Questo è lo spirito. Con la pratica, acquisirai più fiducia nelle tue abilità fai da te. Sono entusiasta di imparare e diventare più autosufficiente. Sono sicuro che te la caverai alla grande. Buona fortuna con le tue attività di riparazione fai da te. Lezione 27. Lavoro e relax. Ho del lavoro da finire, ma dopo mi rilasserò anch'io. È importante trovare un equilibrio tra lavoro e relax. Assolutamente. Il rilassamento ringiovanisce la mente e il corpo. Ci aiuta a ricaricarci e a mantenere uno stile di vita sano. Fare delle pause durante il lavoro può effettivamente migliorare la produttività. Questo è vero. Ci permette di concentrarci nuovamente ed evitare il burnout. Impegnarsi in attività che ci piacciono ci aiuta a rilassarci e a ridurre lo stress. Che si tratti di leggere un libro o di fare una passeggiata, il relax è necessario. È importante dare priorità alla cura di sé e trovare il tempo per rilassarsi. Non potrei essere più d'accordo.
Dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Quindi, finiamo il nostro lavoro e poi troviamo il tempo per rilassarci e distenderci. Assolutamente. È importante dare priorità al nostro benessere. Lezione 28. Deforestazione e fauna selvatica. Beh, sono davvero preoccupato per la deforestazione e il suo impatto sulla fauna selvatica. Condivido la tua preoccupazione. La deforestazione ha conseguenze significative. Distrugge gli habitat naturali e minaccia la sopravvivenza di molte specie. Distrugge gli ecosistemi e porta alla perdita della biodiversità. La deforestazione contribuisce anche ai cambiamenti climatici e colpisce le comunità locali. Sì, ha impatti sociali, economici e ambientali di vasta portata. Dobbiamo sensibilizzare sull'importanza di preservare le foreste. Assolutamente. Gli sforzi di conservazione e le pratiche sostenibili sono fondamentali. Sostenere le organizzazioni che lavorano per la riforestazione è un modo per aiutare. Possiamo anche fare scelte nella nostra vita quotidiana che promuovano la sostenibilità. Insieme, possiamo fare la differenza e proteggere le foreste e la fauna selvatica del nostro pianeta. Lezione 29. Modifica della combinazione di colori e incorporazione di elementi naturali. Hai pensato di cambiare lo schema dei colori del tuo spazio, Anna? Sì, voglio incorporare più elementi naturali nel design. Sembra magnifico. I colori naturali possono creare un'atmosfera rilassante e invitante. Sto pensando di usare i toni della terra come i verdi e i marroni. I toni della terra possono dare un senso di armonia e connessione con la natura. Voglio anche introdurre texture naturali come il legno e la pietra. Ciò aggiungerebbe calore e autenticità all'estetica generale. Ho intenzione di incorporare anche piante da interno. Le piante da interno non solo migliorano l'attrattiva visiva, ma migliorano anche la qualità dell'aria. Sono entusiasta della trasformazione. Creerà un ambiente tranquillo. Sembra un ottimo piano. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale, Anna. Lezione 30. Accogliente cottage vicino al lago. Prima tu. Quali hanno attirato la tua attenzione? Un'opzione è un accogliente cottage vicino al lago. Oh, sembra adorabile. Ho sempre desiderato fare un rifugio vicino all'acqua. È una posizione tranquilla dove puoi rilassarti e goderti la natura. Mi sono anche imbattuto in un appartamento moderno nel centro della città. Vivere nel centro della città offre comodità e facile accesso ai servizi. Questo è vero. Sarebbe bello essere vicino a negozi e ristoranti. Un'altra opzione è una spaziosa casa colonica in campagna. Mi piace l'idea di essere circondata dalla natura e avere più spazio. Ogni opzione ha il suo fascino. Dipende dalle tue preferenze e dal tuo stile di vita. È una decisione difficile, ma prenderò in considerazione ciò che mi si addice meglio. Prenditi il tuo tempo e immagina te stesso in ogni ambiente. Troverai il posto perfetto. Grazie John. Apprezzo il tuo contributo. Farò la scelta giusta per me. Lezione 31. Mostre museali. Adoro i musei. Che tipo di mostre ha?
Il museo ha una grande varietà di reperti. Sembra interessante. Puoi darmi qualche esempio? Certo. Hanno mostre su civiltà antiche, arte moderna, storia naturale e molto altro. Oh, è fantastico. Sono particolarmente interessato alle civiltà antiche. Cosa hanno in mostra? Hanno manufatti dell'antico Egitto, della Grecia e di Roma. Puoi vedere statue, ceramiche e persino mummie. Wow, è affascinante. Sicuramente darò un'occhiata alle mostre sulle antiche civiltà. Sono sicuro che ti piacerà. Hanno anche mostre interattive dove puoi imparare e divertirti allo stesso tempo. Così è ancora meglio. Adoro le mostre interattive. Rende l'esperienza di apprendimento più coinvolgente. Assolutamente. Il museo mira a fornire un'esperienza educativa e divertente per i visitatori di tutte le età. Meraviglioso. Non vedo l'ora di visitare il museo ed esplorare tutte le mostre. Sono sicuro che ti divertirai molto. Il museo ha qualcosa per tutti. Grazie per aver condiviso le informazioni. Lo apprezzo. Siete i benvenuti. Ti auguro una fantastica visita al museo. Lo farò. Grazie ancora. Lezione 32. Snack salutari. Per quanto riguarda gli spuntini tra i pasti, gli spuntini possono essere salutari se Scegli opzioni nutrienti. giusto. Invece di cercare patatine o biscotti, possiamo optare per frutta o noci. Questa è una buona idea. Frutta e noci forniscono vitamine, minerali e fibre. Inoltre, sono un'alternativa più salutare agli snack trasformati ad alto contenuto di zuccheri e grassi malsani. Assolutamente. È importante fare scelte intelligenti per gli snack per mantenere una dieta equilibrata. E gli spuntini possono aiutare a mantenere alti i nostri livelli di energia per tutto il giorno. Sì, ma anche il controllo delle porzioni è essenziale. Gli snack devono essere consumati con moderazione. Questo è vero. Non dovremmo esagerare con gli spuntini, anche se gli snack sono salutari. Giusto. Si tratta di trovare un equilibrio e ascoltare i segnali di fame del nostro corpo. Ed è sempre una buona idea pianificare in anticipo e avere a portata di mano spuntini salutari. Sicuramente. Avere a portata di mano frutta, verdura o yogurt rende più facile resistere alle tentazioni malsane. Gli spuntini possono far parte di uno stile di vita sano se facciamo scelte consapevoli. Esattamente. Si tratta di apportare piccoli cambiamenti che possono avere un grande impatto sul nostro benessere generale. Lezione 33. Varietà di bevande. Ok, lo prendo. E per le bevande, ne abbiamo una varietà, giusto? Sì, offriamo una vasta gamma di opzioni di bevande. Questo è ottimo. Puoi darmi qualche esempio? Abbiamo bevande calde come caffè, tè e cioccolata calda. Abbiamo anche bevande fredde come soda, succo di frutta e acqua. Eccellente, ho voglia di qualcosa di rinfrescante. Che tipo di succhi di frutta avete?
Abbiamo succo d'arancia, succo di mela, succo d'uva e una miscela di frutta tropicale. Sembra delizioso. Preferisco la miscela di frutta tropicale. Ottima scelta. È un'opzione popolare tra i nostri clienti. Non vedo l'ora di provarlo. Hai qualche consiglio per le bevande calde? Il nostro caffè è preparato al momento e abbiamo una selezione di tè con gusti diversi. Vado con una tazza di tè nero, per favore. Certamente. Lo preparerò per te. Grazie, la varietà di bevande che offrite è impressionante. Ci sforziamo di soddisfare le diverse preferenze e fornire un'esperienza soddisfacente per i nostri clienti. Beh, ci sei sicuramente riuscito. Apprezzo le opzioni disponibili. È un piacere per noi. Goditi il tuo drink. Lezione 34. Abiti con dettagli in pizzo. Hai mai pensato di provare un abito con dettagli in pizzo? Non ci ho pensato. Cosa c'è di speciale negli abiti con pizzo? Gli abiti con dettagli in pizzo possono aggiungere un tocco di eleganza e femminilità al tuo look. Sembra adorabile. Il pizzo ha una bellezza delicata e intricata. Assolutamente. Può creare un'atmosfera romantica e di ispirazione vintage. Sono incuriosito. Dove posso trovare abiti con dettagli in pizzo? Molti negozi di abbigliamento offrono una varietà di abiti con pizzo. Puoi anche provare a cercare online. Lo terrò a mente. Esistono diversi tipi di pizzo? Sì, esistono vari tipi di pizzo, ognuno con i suoi motivi e trame unici. Questo è interessante. Dovrò esplorare le diverse opzioni. Anche gli abiti in pizzo possono essere versatili. Possono essere indossati sia per occasioni formali che casual. Questo è un vantaggio. È sempre bello avere un vestito che possa essere indossato in modo diverso. Assolutamente. Gli abiti in pizzo possono essere abbinati ai tacchi per un look più formale o abbinati a delle ballerine per un'uscita casual. Apprezzo la versatilità. Mi offre più opzioni con cui giocare. Sono sicura che troverai un abito in pizzo adatto al tuo stile e che ti faccia sentire bella e sicura di te. Grazie per averlo suggerito. Sono entusiasta di iniziare la mia ricerca di un abito in pizzo. Siete i benvenuti. Goditi il processo e divertiti a trovare l'abito perfetto con dettagli in pizzo. Lo farò. Grazie per il supporto e i consigli. Lezione 35. Aspettare troppo a lungo. L'attesa a volte può essere scomoda. Sì, può essere frustrante quando le cose richiedono troppo tempo. Quanto tempo impieghi di solito a prepararti al mattino? Dipende dal giorno, ma cerco di essere efficiente e di prepararmi velocemente. Questo è buono. È importante non perdere troppo tempo ad aspettare. Sicuramente. Il tempo è prezioso e dovremmo sfruttarlo al meglio. Anche aspettare i mezzi pubblici può essere una seccatura. Sì, soprattutto se è in ritardo o è sovraffollato.
È sempre una buona idea pianificare in anticipo e partire presto per evitare inutili attese. Questo è vero. Essere proattivi può far risparmiare molto tempo e frustrazione. Un altro consiglio è quello di utilizzare la tecnologia a proprio vantaggio. Puoi verificare eventuali ritardi o trovare percorsi alternativi. Questa è un'ottima idea. Può aiutarti a modificare i tuoi piani ed evitare inutili attese. Esattamente. Essendo preparati e proattivi, possiamo ridurre al minimo l'inconveniente dell'attesa. Concordato. Si tratta solo di sfruttare al meglio il nostro tempo. Assolutamente. Il tempo è prezioso e dovremmo sforzarci di usarlo con saggezza. Lo terrò a mente e cercherò di essere più attento all'attesa. È una buona mentalità da avere. Renderà sicuramente più efficiente la tua routine quotidiana. Grazie per il consiglio. Lo apprezzo. Siete i benvenuti. Sono felice di aver potuto aiutare. Lezione 36. Revisione del lavoro. Ho completato l'operazione. Si è rivelato eccellente. È fantastico sentirlo. Ci lavorerò e lo invierò per la tua recensione. Perfetto. Prenditi il tuo tempo e fammi sapere se hai bisogno di chiarimenti. Lo farò. Mi assicurerò che tutto sia chiaro prima di finalizzarlo. Grazie, apprezzo la tua attenzione ai dettagli. È un piacere per me. Cerco sempre un lavoro di qualità. Confido nelle tue capacità. So che farai un lavoro fantastico. Grazie per la fiducia accordataci. Mi assicurerò di soddisfare le tue aspettative. Non ho dubbi al riguardo. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Allo stesso modo. Ti terrò aggiornato sui progressi. Grazie Anna. Sono felice di averti nella mia squadra. Lezione 37. Sviluppare competenze. È una mossa intelligente. Quali competenze vuoi sviluppare? Sono interessato a migliorare le mie capacità di comunicazione e leadership. Queste sono competenze essenziali per la crescita professionale. Qualche piano specifico? Ho intenzione di seguire un corso di public speaking e partecipare a un programma di formazione per i dirigenti. Scelte eccellenti. La pratica e l'esposizione ti aiuteranno a eccellere. Lo credo anch'io. È importante investire nel miglioramento personale. Assolutamente. L'apprendimento continuo è la chiave del successo. Sono entusiasta delle opportunità di crescita personale e professionale. Sei sulla strada giusta. Continuate così. Grazie per il sostegno e l'incoraggiamento, John. Benvenuta, Anna. Sono qui per aiutarti ad avere successo. Lezione 38. Weekend recente. Ultimamente sì. Ci sono andato lo scorso fine settimana. Hai bisogno di consigli? Sarebbe fantastico. Sto cercando un bel posto per rilassarmi. Hai pensato di visitare la vicina spiaggia? È abbastanza tranquillo. Sembra adorabile. È affollato durante i fine settimana?
Può essere affollato, ma se ci vai la mattina presto, di solito è meno affollato. Buono a sapersi. Allora ho intenzione di andare presto. Goditi il tuo weekend. Sono sicuro che ti divertirai molto. Grazie per il suggerimento, John. Lo apprezzo. Benvenuta, Anna. Ti auguro un magnifico weekend. Lezione 39. Occasioni speciali. Certo, sembra divertente. Qual è l'occasione? La prossima settimana è il mio compleanno, e voglio festeggiare con gli amici. Meraviglioso. Hai deciso il luogo? Sì, ho trovato un bel ristorante che offre una sala da pranzo privata. È perfetto per una festa di compleanno. Stai pianificando delle attività? Sto pensando di ascoltare un po' di musica dal vivo e una piccola pista da ballo. Sembra un ottimo piano per trascorrere una piacevole serata. Ne sono entusiasta. I compleanni sono sempre speciali. In effetti, è il momento di festeggiare e creare ricordi duraturi. Non potrei essere più d'accordo. Non vedo l'ora che arrivi una fantastica festa di compleanno. Lezione 40. Shopping Finds. Offerte. Anch'io ho trovato un bel vestito. È la mia taglia. Questo è fantastico. Trovare la taglia giusta è sempre una vittoria. Assolutamente. A volte non è facile trovare la soluzione perfetta. Ho avuto un'esperienza simile. Può essere piuttosto frustrante. Ma quando trovi qualcosa che si adatta bene, ne vale la pena. Sicuramente. Aumenta la tua sicurezza e ti fa sentire bene. È così vero. I vestiti possono avere un impatto significativo sulla nostra autostima. Non potrei essere più d'accordo. È importante indossare ciò che ci fa sentire a nostro agio e sicuri di noi. Assolutamente. La moda è un modo per esprimerci e mostrare il nostro stile personale. Sono contento che entrambi abbiamo trovato qualcosa che ci piace. È una sensazione soddisfacente. In effetti, è una piccola gioia di vita che ci fa sorridere. Sono le piccole cose che fanno la differenza. Buon shopping! Grazie Anna. Divertiti a indossare il tuo nuovo vestito.